Simón Rodríguez, capitolo 1. Il maestro errante. Nacque nel 1769 a Caracas, in un mondo ancora coperto dal manto della colonia spagnola. Il suo nome era Simón Narciso de Jesús Carreño Rodríguez, ma presto il destino avrebbe spogliato quelle parole solenni per lasciargli solo ciò che gli serviva: Simón Rodríguez, maestro e ribelle. Era un figlio illegittimo, cresciuto ai margini di un sistema che aveva già deciso per lui il posto da occupare. Ma fin da ragazzo guardava oltre i confini delle convenzioni e nei suoi occhi si accendeva un desiderio raro: non accettare il mondo così com'è. Nelle aule polverose di Caracas scoprì presto che il sapere ufficiale era una gabbia dorata. I libri arrivavano dall'Europa come parole sacre intoccabili. Lui invece osava discuterli. Non voleva che gli uomini imparassero a memoria la verità, voleva che la costruissero. Così, quando divenne insegnante, portò in classe l'imprevisto, la domanda, il dubbio. Faceva leggere Rousseau, Montesquieu, in una terra che conosceva solo i catechismi, e diceva ai suoi alunni che la libertà è un atto di pensiero, non di conquista. Fu allora che il suo nome cominciò a circolare come un sussurro pericoloso. Le autorità coloniali non sopportavano la sua voce, che predicava uguaglianza, dignità di un mondo fondato sulla gerarchia. Un maestro che insegna a pensare è più temuto di un soldato che impugna la spada. Così fu accusato di eresia, di impietà, di follia. E come tutti i visionari del suo tempo, dovette fuggire. Partì in segreto, con pochi vestiti, un quaderno di appunti e un pugno di idee. Il mare divenne la sua prima scuola d'esilio. Lontano dal Venezuela, lontano da tutto ciò che era stato, approdò in Europa. Era la fine del Settecento e il continente ardeva, la rivoluzione francese aveva spezzato le catene dei re, ma aveva anche mostrato che ogni libertà porta con sé il rischio del sangue. Rodríguez osservava Parigi come un laboratorio umano. Camminava tra le strade dove si parlava di uguaglianza e fraternità e sentiva il peso di quelle parole nei corpi dei poveri e dei condannati. Capì allora che la libertà non nasce dai decreti, ma dall'educazione. Perché un popolo che non pensa resta schiavo, anche se ha vinto la sua battaglia. Fu in quegli anni che prese un nuovo nome: Samuel Robinson, non per nascondersi, ma per rinascere. Era il nome di un naufrago che sopravvive costruendo da sé la propria isola. Un simbolo perfetto per lui, maestro errante in cerca di una patria dell'intelletto. Scrisse: l'America non deve copiare l'Europa, deve inventare, deve creare, deve essere se stessa. O inventamos o erramos. O inventiamo o falliamo. Era il suo Vangelo laico. Non credeva nei dogmi della Chiesa, né in quelli della politica. Credeva nel potere umano di immaginare. E in quella fede, più solida di qualsiasi tempio, fondò la sua missione. Visse in povertà, spesso solo, ma mai rassegnato. Per lui la miseria non era sconfitta, era libertà dai padroni. Diceva che l'uomo deve possedere solo ciò che può portare nel cuore. E così viveva con un sorriso ironico, una penna e un'idea che lo bruciava dentro come una febbre. Che il futuro dell'America non sarebbe nato dai cannoni, ma dalle aule.